Allora ragazzi, ciao a tutti, bentornati su Green Italy. Approfittiamo di questa splendida giornata di sole, siamo a gennaio, per parlare di un argomento che mi sta molto a cuore. In meno di mezz'ora ragazzi ho realizzato all'incirca 30 talee con le mie piante di more. Volete sapere come ho fatto? Bene, la puntata è dedicata proprio a questo, quindi mi raccomando non perdete l'appuntamento di oggi, perché andremo a vedere quali sono i metodi migliori per propagare le piante di more, di lamponi, insomma dei vari frutti di bosco. Quindi mi raccomando, restate con me, Green Italy, ci vediamo subito dopo la sigla. Ciao! Allora, prima di tutto andiamo a prendere delle sezioni di ramo che appunto ci serviranno per effettuare le nostre talee. Allora, per chi non conoscesse bene la pianta delle more, dei lamponi, questi hanno una caratteristica, ossia ogni anno la pianta caccia dei nuovi getti che però andranno a fruttificazione nell'anno successivo appunto alla loro comparsa. Quindi che cosa succede? Succede che ogni anno fruttificano i rami che sono nati l'anno prima. In questo caso andremo proprio a prendere dei nuovi rami che sono nati lo scorso anno, che ancora non hanno fruttificato, e sono appunto i rami che ci permetteranno di ritagliare le nostre talee. Allora effettuiamo così anche un'operazione di pulizia del filare, di sfoltimento, perché vedete che i rami crescono veramente molto lunghi, quindi andiamo a unire l'utile al dilettevole, andiamo a prendere delle porzioni. Ok, ci andiamo a aiutare così, magari non le leviamo tutte. Ok, queste saranno le nostre talee e adesso andiamo anche a vedere come dobbiamo lavorarle. Un'altra caratteristica di queste piante è che hanno la capacità di propagarsi attraverso una tecnica naturale che viene definita la tecnica del capogatto, ossia la parte apicale, quindi la punta tocca per terra, ha la possibilità quindi nella parte apicale vegetativa di andare ad effettuare delle radici che poi appunto ci permetteranno di propagare. Vi faccio vedere questo ramo così da vicino, lo andiamo a vedere. Allora guardate quanto è lungo, il peso ha fatto sì che appoggiasse per terra, e da questa parte, come vedete, sono nate delle nuove radici, ok? Ragazzi, questa è una vera particolarità, proprio perché di solito le piante hanno la necessità durante appunto la talea di rispettare la loro polarità, e quindi andranno inserite all'interno del nostro vasetto seguendo il verso delle gemme. Quindi gemma in su, noi prendiamo il pezzettino di rametto e lo mettiamo verso l'alto. Questa invece, vedete, in questa fase, quindi le gemme erano disposte verso l'alto, si sono ritrovate nel basso, ma in questo modo, comunque in questo momento, la pianta ha ricacciato. Quindi a questo punto cosa dobbiamo fare? Andiamo ad effettuare un taglio ed andremo ad inserire la nostra pianta direttamente dove le radici si sono già formate, quindi è già una pianta pronta, ok? Un nuovo esemplare. Adesso andiamo però a vedere cosa dobbiamo fare con le nostre talee. Allora, eccoci qua. Per prima cosa dobbiamo andare a distribuire del substrato all'interno del nostro contenitore, quindi nel contenitore che andrà ad ospitare le nostre talee. Approfitto per ricordarvi che non va bene la terra, ragazzi. Il substrato è un prodotto importante da utilizzare, che viene appunto creato andando a miscelare delle torbe e dei materiali anche molto pregiati, che permettono di facilitare lo sviluppo radicale delle piante, soprattutto nella fase iniziale e in operazioni come queste. Quindi mi raccomando, perché ho visto anche chi ci mette direttamente la terra, io veramente non ve lo consiglio. Almeno se vogliamo aumentare la percentuale di successo dobbiamo utilizzare un substrato di qualità che ci consenta appunto di
garantire la corretta umidità e soprattutto la buona respirazione, quindi quella granulometria che permette appunto alle radici di avere aria, che ricordo essere sempre l'elemento essenziale per una buona radicazione, per un buono sviluppo dell'apparato radicale. Eccoci qua, allora abbiamo preparato il nostro vasetto, mi raccomando, perché il substrato dovrà essere piuttosto umido. Quello che andremo a fare adesso è andare semplicemente a preparare la nostra talea. Allora, facciamo un pochino di pulizia, andiamo a prendere il nostro bel rametto da cui potremo tranquillamente realizzare già alcuni esemplari. La cosa che dovremo fare è questa, ragazzi, è molto semplice, è diciamo il segreto di Pulcinella. Andiamo ad effettuare un taglio a qualche centimetro dalla prima gemma e ne andiamo a prendere almeno un paio, ok? Andiamo a tagliare diciamo qualche centimetro sopra la nuova gemma, ok? Io di solito faccio i rametti tutti della stessa distanza, quindi prendiamo anche qui qualche centimetro e andiamo a fare un nuovo taglio. Allora, a questo punto però ci rimane la parte alta, ma ecco perché vi ho parlato anche della tecnica del capogatto, quindi di questa particolarità di poter essere piantata anche nel verso opposto, ok? Andremo quindi a prendere la parte terminale e, andando a togliere anche l'ultima foglia, la andremo ad inserire al contrario, ok? Quindi io utilizzerò questa fila per provare tutti i capoversi. Per quanto riguarda la talea normale invece, che cosa dobbiamo fare? Andiamo a prendere un coltellino, andiamo ad effettuare una piccola incisione così, per garantire che maggiore parte di terreno entri in contatto con le radici, favorendo appunto lo sviluppo, e lo andiamo ad inserire semplicemente all'interno del nostro substrato, andando a schiacciare un pochino così, in questo modo. Quindi il lavoro è questo, ve lo faccio rivedere. Abbiamo selezionato una parte del rametto, andiamo ad effettuare un taglio per andare a scoprire appunto la parte del fusto e andiamo ad inserirla all'interno del substrato, semplicemente andando ad esercitare una leggera pressione sul substrato. Allora, quindi ragazzi, questo è un po' il lavoro che dobbiamo fare. Il mio consiglio è di mantenere umido la parte del substrato e soprattutto magari nella fase iniziale garantire quell'umidità corretta, quindi potremmo andare a creare una piccola copertura plastificata proprio per aumentare anche il grado di umidità all'interno del nostro contenitore. Bene ragazzi, per oggi è veramente tutto, spero che i consigli che vi ho dato e che soprattutto questa puntata vi possa essere utile, quantomeno per farvi risparmiare dei soldini, perché ragazzi, quando si lavora con l'orto, con l'agricoltura, facciamo del giardino, c'è sempre poi l'incombenza che ogni pianta, ogni esemplare ha un costo. Quindi io non dico che non dovete andarle a comprare, però in questo modo faciliterete e soprattutto risparmierete sulla vostra coltivazione, che è un po' quello che voglio fare io quest'anno, quando in primavera andrò a ritrapiantare queste nuove piante, andando così a creare dei nuovi filari molto produttivi. Bene ragazzi, qualora non l'aveste ancora già fatto, perché no, mettete un bel like a questo video, condividetelo il più possibile e noi come sempre ci vediamo ai prossimi fantastici video. Ciao!